Ciao ragazzi, oggi siamo a Singapore per provare i racing karts al KF1, l'unico tracciato al mondo con una metropolitana, un'opportunità unica. Abbiamo preso questo volo Milano-Singapore, comode 13 ore, l'abbiamo fatto per voi. Gireremo con un X30, con un team locale. Seguitemi in questa giornata d'avventura, iscrivetevi su YouTube, spero che voi vi divertiate. Serata, poi ritorniamo a Milano. Ciao ragazzi, siamo appena arrivati a Kranji, è la fermata della metropolitana rossa. Ci abbiamo messo 45 minuti da Orchard nel centro città, comodissima, nessun cambio. Ci stiamo dirigendo al KF1, che è l'unico tracciato karting per Singapore. Vi racconterò una storia interessante di questo circuito. Eccoci, qua ci sono tutti i garage dei diversi team. Siamo arrivati da Element Motorsport che oggi mi seguirà, saremo con gli X30. Lo spazio era poco in valigia, quindi niente casco, ma abbiamo portato il mio vecchio paracostole, ne ha subite tante di botte, guanti super leggeri, un balaclava, scarpe. Per quanto riguarda casco e tuta, userò quelle che mi presterà il team. Telecamere, viste le temperature, kit di sopravvivenza, quasi 2 litri d'acqua, banane, dove sono? Qua, e barre di granola. Caffè già bevuto stamattina, l'importante è stare super idratati, considerata l'umidità che c'è. Vediamo quanto resistiamo oggi. Andiamo a vedere la pista. Si può andare anti-orario o orario. Oggi siamo in configurazione oraria. Ecco la metro. Volevo anche capire questi cordoli. Visto dagli onboard quanto vengono presi anche in maniera secca. Rettilineo, abbiamo subito un destra-sinistra. C'è anche un po' di elevazione qua. Questa struttura metropolitana che passa, vediamo come sarà dagli onboard. Qui ho fatto bene a portare il mio paracostole. Guardate che belle buche. Ottima scelta. È molto tecnico, non c'è assolutamente grip e gomma in pista. Ci sono pochissimi rettilinei in cui uno si può riposare per 2-3 secondi, che è tutta una curva. Bisognerà vedere se questo cordolo è un bel trappolone o è un cordolo che si può prendere. Destra e poi sinistra, contro rettilineo, staccatona, tornante a sinistra. E per finire l'ultima sequenza di questo KF1 si prenderà quel cordolo sulla sinistra, questo sulla destra e di nuovo quello sulla sinistra. Vedremo. Prenderli sarà ottimo per le costole. Ultima destra, rettilineo principale. Si cercherà di non piegare il telaio qui su questo muretto. Comunque impressione super positiva, molto tecnico, tanti cambi di pendenza, superficie non perfettamente liscia, quindi scordiamoci Franciacorta e Cremona. Adesso andiamo a vedere il kart. Prima sessione completata, il tracciato è molto bello da guidare, un po' bumpy ma pensavo peggio, caldissimo, infatti lo vedete dal mio viso come è conciato. Siamo pronti per un'altra sessione.
Per fortuna abbiamo evitato un 3-4 volte di impiantarci nel muro, nelle staccate veloci. Abbiamo dovuto cambiare questa molla qua e la molla del carburatore non era abbastanza grande e non riusciva a riportare su questo perno e quindi praticamente rimaneva a full gas. Te ne rendi conto? Purtroppo quando vai molto veloce. La prossima settimana ci sarà il campionato Rock Asia, ci sono tantissimi che stanno girando, guardate solo quanti siamo oggi in pista. Io sono Element 01, c'è molta gente che sta girando oggi con gomma nuova, proprio in preparazione della gara. Stiamo migliorando, ma abbiamo ancora qualcosina per iniziare a stare in scia e provare a vedere anche gli altri dove mettono le ruote. Tantissimo uso dei cordoli, molto aggressivo, per proprio fare il tempo e per tagliare metri. Abbiamo già piegato una corona perché appunto si gira con dei rapporti cortissimi, quindi corone molto grandi per avere più potenza sotto. C'è poca distanza dal cordolo. Adesso sappiamo quel cordolo da evitare. La giornata per adesso sta proseguendo molto bene. Oggi ovviamente stiamo girando con un materiale basico che usano appunto per i rental racing, ma pian piano stiamo cercando di mettere la quadra ottimizzando il setup e quello che oggi abbiamo a disposizione. Ho fatto un altro paio di sessioni, il caldo e l'umidità sta aumentando drasticamente, la mia faccia è sempre più rossa. In ogni caso abbiamo cambiato gomme e quelle di prima erano alla frutta, leggermente meno usate. Abbiamo girato in 46 e mezzo, prima giravamo in 48 secco, un enorme guadagno senza nemmeno mettere gomma nuova. E adesso, grazie all'Ester di Element Motorsport, avremo l'opportunità di andare su un Rock GP e quindi abbiamo cambiato telaio, motore con la Power Valve. Facciamo questa esperienza, lo proviamo.
più o meno con lo stesso passo dell'X30 precedentemente, ma non avevamo nemmeno applicato gli stessi settings che abbiamo messo nell'altro. Quindi è stato così più che altro per provare il motore. Si chiude questa avventura sui kart con il clima tropicale, è stata un'esperienza unica, la raccomando a tutti, anche voi, quindi andate a prenotarvi un bel volo. Quindi adesso si rifanno le valigie e stasera si ritorna in Italia. Purtroppo questa pista chiuderà a metà luglio e Singapore rimarrà senza piste di kart. È un peccato, ma alla fine queste sono tutte terre demaniali, l'affitto scadrà a breve e il governo se la riprenderà. È stata un'opportunità che non volevo perdere per girare su un iconico tracciato in Asia e fare questa esperienza. Spero che vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale. E adesso scappiamo perché sta arrivando una bella tempesta tropicale. Guardatevi. Ciao!